Bentrovati. Abbiamo introdotto in una lezione precedente, almeno come impostazione generale, questo metodo molto generale, per lo e molto potente, per lo studio delle nostre strutture stampate e stratificate, nell'ipotesi sempre che lo spessore delle metallizzazioni sia trascurabile rispetto alle altre dimensioni in gioco e anche che non ci siano fenomeni di perdita, perché stiamo usando lo strumento matematico della trasformata di Fourier, che quindi ha la variabile trasformata, in questo caso Kx reale, e in entrambe le applicazioni che abbiamo visto, sia alla microstriscia, di gran lunga la struttura guidante più diffusa in questi circuiti, sia alla sua controparte, in qualche modo struttura complementare, la linea fessurata o slot line, si giunge a un sistema di questo tipo in cui ci sembrava ci fossero un po' troppe incognite. Rileggiamo, allora c'è la funzione S grande di Kx, che è, diciamo, la trasformata di Fourier della S di X, che rappresenta una delle due componenti delle correnti elettriche superficiali, presenti quindi nelle metallizzazioni, ma ovviamente assenti nelle interfacce dielettriche, uguale a gamma 1 di Kx e Kz. Questi gamma che introdurremo sono in realtà delle funzioni note le cui espressioni sarebbe possibile calcolare esplicitando tutti i passaggi. Noi questo non l'abbiamo fatto, ma faccio notare che si tratta comunque di funzioni note. Anzi, se si facessero i passaggi si scoprirebbe anche che godono di simmetrie. Per esempio sono delle funzioni pari, e questo poi facilita i passaggi successivi in cui verranno introdotti, come vedremo subito, degli integrali spettrali, i cosiddetti momenti. Poi c'è la F grande di Kx, che era una delle due componenti del campo elettrico tangenziale, in particolare la trasformata di Fourier della funzione f di x, che è legata alla componente tangenziale di campo elettrico e con z, più gamma 2 di Kx e Kz per la G grande di Kx trasformata di Fourier della G di x, che è legata invece all'altra componente tangenziale di campo elettrico e con x. Queste componenti tangenziali di campo elettrico invece, al contrario delle correnti superficiali, sono identicamente nulle sulle metallizzazioni per le condizioni al contorno del conduttore perfetto. Noi naturalmente supponiamo di poter considerare questi nostri metalli come conduttori perfetti, il che a microonde è perfettamente lecito, e invece sono nulle, sono diverse da zero, scusate, sulle semplici interfacce dielettriche. Poi abbiamo W di Kx, che è la trasformata di Fourier di W di X, che è l'altra componente delle correnti elettriche superficiali sulle metallizzazioni, la componente JZ, uguale a gamma 3 di Kx e Kz, di nuovo per la F grande di Kx, più un altro coefficiente, un'altra funzione nota, gamma 4 di Kx e Kz per G grande di Kx. Il prodotto finale della nostra analisi, ve lo dico subito, è nel Kz, perché poi ci interesserà sapere la costante di propagazione longitudinale di queste strutture guidanti. Allora, per risolvere questo sistema, che ripeto sembra avere un po' troppe incognite, ma ancora dobbiamo giocarci l'asso nella manica, andiamo a introdurre un ulteriore, altrettanto generale, anzi forse ancora più generale, metodo di soluzione di problemi non soltanto di propagazione guidata come sono questi, ma anche per esempio di problemi di radiazione, di problemi di scattering, il cosiddetto metodo dei momenti. Questo metodo dei momenti fu introdotto, come spesso succede, in una sua formulazione particolare da Galerkin, e poi questa formulazione particolare fu formalizzata, generalizzata in modo da dar luogo appunto al più generale metodo dei momenti. In particolare, diciamo, questo metodo che noi adopereremo è nella versione di Galerkin o Gagliorkin, poi vedremo che differenza c'è. Intanto, quali sono i passi di base del metodo dei momenti? Il primo passo è
sviluppare le funzioni incognite. In questo caso ci concentriamo su quelle relative alle componenti tangenziali del campo elettrico, quindi le funzioni f di x e g di x, in serie di funzioni note, dove naturalmente queste funzioni note devono rappresentare quello che si chiama in algebra un set completo, un insieme completo, cioè attraverso una loro combinazione lineare, anzi in realtà la rappresentazione per mezzo di una serie, quindi virtualmente in teoria infiniti elementi, è possibile esprimere qualunque funzione. Quindi supponiamo di aver individuato questi due insiemi completi di funzioni, fn di x e gn di x, che si chiamano funzioni di base, quindi questo è uno degli ingredienti del metodo dei momenti, che formano un set completo. Naturalmente, siccome in questo caso noi sappiamo già che le funzioni f di x e g di x sono diverse da 0 alle interfacce dielettriche e invece sono identicamente nulle sulle metallizzazioni, ne seguirà ovviamente che le funzioni di base saranno prese con le stesse proprietà e quindi nel caso della microstriscia queste funzioni di base saranno diverse da 0 soltanto al di fuori della striscia, quindi per x in modulo maggiore di v doppio mezzi, v doppio era, ricordo, la larghezza della striscia e il sistema di riferimento era centrato e quindi la striscia si estendeva fra meno v doppio mezzi e v doppio mezzi. Invece nel caso della fessura sono diverse da 0 all'interno, cioè dove c'è la semplice interfaccia dielettrica e non c'è la metallizzazione, quindi per x in modulo minore o uguale di v doppio mezzi, altrove sono nulle. A questo punto allora il problema si sposta dal determinare le funzioni incognite f di x e g di x al determinare i coefficienti in linea di principio infiniti di questi due sviluppi in serie. Quindi f di x è uguale una sommatoria con n da 1 a più infinito di certi coefficienti c con n per le fn di x, g di x uguale una sommatoria di nuovo fra 1 e infinito di coefficienti d con n per le g con n di x, e andando invece nel dominio trasformato, nel dominio spettrale, omettendo qui l'indice, gli estremi di variabilità dell'indice, che sono sempre fra 1 e infinito, f grande di kx sarà la sommatoria in n dei coefficienti c con n per f con n di kx, cioè la trasformata di Fourier di f con n di x, e g grande di kx sarà la sommatoria in n dei coefficienti d con n per g con n grande di kx, la trasformata di Fourier della g con n di x. A questo punto, sostituendo queste due espressioni in serie alle funzioni f grande di kx e g grande di kx che avevamo in questa espressione nel nostro sistema, otteniamo, e poi portando dentro anche i vari gamma che non dipendono da n, otteniamo che S grande di kx uguale alla sommatoria in n di C con n gamma 1 F con n grande più la sommatoria in n di D con n gamma 2 G con n grande e V doppio di kx sommatoria in n di C con n gamma 3 F con n grande più sommatoria in n di D con n gamma 4 G con n grande. Adesso invece viene il calcolo dei cosiddetti momenti da cui prende nome il metodo. Che cosa sono i momenti? Sono in realtà, anche se la parola momento assume significati diversi, in questo caso sono in realtà degli integrali del prodotto di due funzioni. Pensate per esempio ai momenti di una distribuzione di probabilità, di una funzione densità di probabilità. Allora in questo caso noi prendiamo i due membri di queste equazioni, primo e secondo membro, li moltiplichiamo per g con m di kx, per le varie g con m che va da 1 all'infinito, e poi integriamo questo prodotto in kx fra meno infinito e più infinito, calcolando appunto i cosiddetti momenti. Queste funzioni per cui noi andiamo a moltiplicare e poi integrare si chiamano nel gergo generale del metodo dei momenti le funzioni di test, e non necessariamente coincidono, come invece avviene in questo caso, con le funzioni di base. In questo caso è avvenuto, e questa è l'iniziale versione di Galerkin, ma ci sono anche altre versioni.
Per esempio possono essere anche delle delta di Dirac, si parla in quel caso di metodo del point matching, ma comunque tutti questi casi si possono inquadrare nel più generale e formalizzato metodo dei momenti, al di là della prima versione storica. Questo è quello che succede quasi sempre nella storia della scienza, si pensa magari a un metodo prima in una versione particolare e poi i posteri generalizzano, formalizzano, scrivono i libri e così via. Allora, supponendo a questo punto che l'integrale della serie possa essere uguale alla serie degli integrali, questo sapete che non è ovvio in linea di principio, per esempio si richiede che la serie sia uniformemente convergente, ci sono delle condizioni, però in questo caso noi siamo dei matematici pratici, non dei matematici dilettanti, non ci poniamo questo problema, assumiamo che si possano scambiare e quindi otteniamo che l'integrale fra m infinito e più infinito di s grande di kx per g con m grande di kx in dkx è uguale alla sommatoria in n di c con n per un primo integrale fra m infinito e più infinito di gamma 1 per f con n per g con m in dkx più la sommatoria in n di d con n per un secondo integrale di gamma 2 g con n e g con m. Ora però questi integrali, vedete che gamma 1 è funzione di kx e kz, le altre due funzioni solo di kx, quindi nel fare l'integrazione, e ricordo che gamma 1 e gamma 2 sono delle funzioni note, facendo i calcoli in modo esplicito, f con n e g con m e g con n pure, perché sono le nostre funzioni di base, le trasformate delle funzioni di base, quindi questi integrali in linea di principio sono fattibili. Ci saranno magari delle difficoltà, ma a risolverli in forma chiusa si faranno numericamente, comunque sono delle funzioni note. Funzioni di che cosa? Siccome integriamo rispetto a kx, sono in realtà delle funzioni di kz, la variabile che rimane, che non viene saturata dall'integrazione. E poi abbiamo però due indici a seconda dei valori di m e di n. Quindi in effetti abbiamo definito con questi integrali delle matrici a infinite dimensioni, funzioni di kz, che per i primi due integrali chiamiamo Pmn di kz e Qmn di kz. Benissimo. Allora a questo punto il nostro integrale fra m infinito e più infinito di s grande per g con m si può scrivere sotto forma di un prodotto righe per colonne, sommatorio in n della matrice Pmn di kz per il vettore dei c con n, più sommatorio in n della matrice Qmn di kz per i vettori d con n. Allo stesso modo, con la seconda equazione moltiplichiamo W di Kx per F con M di Kx e integriamo fra meno infinito e più infinito, di nuovo portando dentro gli integrali, abbiamo sommatorio in n di C con n integrale gamma 3 Fn Fm più sommatorio in n di D con n integrale di gamma 4 G con n Fm. Anche questi altri due integrali sono in effetti delle funzioni note, delle matrici di kz che chiamiamo Rmn e Tmn. E di nuovo possiamo scrivere il secondo membro sotto forma di due prodotti righe per colonne, sommatorio in n di Rmn di kz C con n più sommatorio in n di Tmn di kz D con n. Adesso vediamo, dicevo, giochiamoci l'asso. Come mai si semplifica questo sistema? Molto semplice, perché a causa della natura fisica di queste strutture a circuito stampato con, diciamo, un'alternanza di metallizzazioni in cui sono nulli i campi tangenziali, quindi le funzioni f e g, e invece sono diverse da 0 le s e le w, con interfacce dielettriche in cui accade il contrario, non ci sono le correnti superficiali, quindi s e w sono nulle, e f e g invece sono diverse da 0, scopriamo che questo integrale è nullo, l'integrale a primo membro. In effetti ci viene in soccorso dal punto di vista formale il teorema di Parseval, che è un teorema, diciamo, ben noto, si può vedere anche come un caso particolare del teorema della convoluzione, che dice che, ben noto in teoria dei segnali, che se x grande di f e y grande di f sono le trasformate di Fourier, per esempio dei due segnali x di t e y di t, abbiamo che l'integrale fra meno infinito e più infinito del prodotto delle trasformate x grande di f per y grande di f è uguale all'integrale fra meno infinito e più infinito di x di t per y di meno t in dt. Applicando il teorema,
y di meno t è semplicemente, appunto, nel nostro caso una simmetria rispetto all'asse verticale. E quindi se la funzione è nulla, se y di t è nulla su un certo intervallo, anche y di meno t sarà nulla sullo stesso intervallo. Siccome i nostri integrali sono rispetto al numero d'onda, nel nostro caso dobbiamo aggiungere il fattore 1 su 2π greco e quindi otteniamo queste due espressioni dei nostri primi membri, dei nostri integrali, dei momenti. E allora a questo punto notiamo che siccome qui dove è nulla la S è diversa da 0 la G e dove è diversa da 0 la S è nulla la G, questi integrali e dunque anche i primi membri si annullano e restiamo soltanto con i secondi membri, che a questo punto vengono a costituire un sistema omogeneo nelle incognite che sono i due vettori C con n e D con n. Ma allora, anche se è un sistema infinito, possiamo dire che comunque esistono autosoluzioni se e solo se, questa è la rappresentazione matriciale attraverso la matrice dei coefficienti, che poi sono delle funzioni di kz, la nostra, diciamo, il nostro obiettivo finale. E questo sistema è compatibile se e solo se il determinante dei coefficienti è 0. Quindi si tratta di calcolare una relazione di dispersione nell'incognita kz che deriva dall'annullamento di un determinante, come succedeva in termini molto più semplici nelle nostre strutture elementari. È chiaro che in pratica per una valutazione numerica le matrici noi non sappiamo trattare con gli infiniti in atto, quindi le matrici devono essere finite, è necessario un criterio di troncamento. E qui torniamo all'inizio, quando abbiamo detto che basta prendere un set completo per esprimere f di x e g di x in termini delle fn di x e g con n di x, è vero che in linea di principio queste funzioni possono essere arbitrarie, purché siano appunto un insieme completo, ma in pratica, o se volete da un punto di vista numerico, le serie saranno più o meno rapidamente convergenti quanto più o quanto meno queste funzioni di base si avvicineranno in qualche modo a quelle che sono le funzioni vere. Più si avvicinano a queste funzioni vere, più aderiscono alla realtà, diciamo, come una patina di cellophane, più la convergenza sarà rapida. Addirittura in certi casi può bastare soltanto pensate, una singola funzione di base per ciascun set. E allora a questo punto le matrici diventano dei semplici scalari, P di kz, Q di kz, R di kz e T di kz. Abbiamo un solo coefficiente C e un solo coefficiente D ed ecco come si esprime la legge di annullamento del determinante dei coefficienti. P per T meno Q per R uguale a 0. Addirittura quindi è di vitale importanza la scelta delle funzioni di base, in particolare ai fini delle cosiddette condizioni ai bordi, del fatto che per esempio in corrispondenza delle punte si possono anche verificare delle singolarità del campo, e allora se io queste singolarità le incorporo in qualche modo, cioè ne tengo conto già nelle funzioni di base, la convergenza sarà immediata. Se non ne tengo conto è chiaro che per avere una singolarità, per replicare una singolarità con delle funzioni di base ordinarie ci vorranno tantissimi termini. Ed ecco, vedete per esempio degli esempi presi dalla letteratura di funzioni f di x e g di x. In questo caso, in questo secondo caso, vedete per x uguale a w mezzi c'è effettivamente una singolarità. Ma come sono le trasformate di Fourier di queste f di x e g di x? Guardate, f grande di kx, g grande di kx, come per magia appaiono le funzioni di Bessel. Questo perché, vi dicevo all'inizio, si tratta comunque di strutture in qualche modo cilindriche, per così dire, nello spazio libero, essendo la microstriscia indefinita lungo z, è come se fosse un cilindro schiacciato lungo l'asse z indefinito, e la slot line è come se avesse una fessura indefinita su uno schermo. E dunque si tratta di generatori, per così dire, di onde cilindriche, e dunque siccome le autofunzioni dell'equazione di Helmholtz in coordinate cilindriche sono le funzioni di Bessel, è chiaro che da qualche parte queste funzioni dovevano uscire fuori. Si può ancora semplificare perché a volte si trova che la componente con z, che era legata alla f di x, è un decimo della e con x legata alla g di x. Allora a questo punto si può trascurare la f di x rispetto alla g di x
e allora rimane soltanto la funzione Q di KZ, quindi un termine soltanto per la legge di annullamento del prodotto, Q di KZ per D uguale a 0, essendo D non nulla perché non ci interessa la soluzione banale, vogliamo le autosoluzioni, l'equazione di dispersione diventa semplicemente Q di KZ uguale a 0. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione. Vi ringrazio per l'attenzione.